Benvenuti su Pane d'autore Poi. Io sono Lisa. Buonasera, voglio farvi vedere come ho realizzato il mio lievito madre. Diciamo che ci sono vari video su YouTube che vi possono insegnare a fare il lievito madre, però io vi faccio vedere come ho fatto il mio, realizzato semplicemente con acqua e farina, perché ci sono moltissime signore che invece utilizzano, che so, lo yogurt oppure utilizzano la frutta secca, degli attivatori, nel senso che accelerano il processo di fermentazione. Però siccome stiamo parlando di un lievito madre che deve essere il più naturale possibile e deve avere il tempo da solo di fermentare, quindi di diventare tale, cioè di diventare lievito madre per poter panificare, io ritengo sia il caso di fare la cosa nel modo più semplice possibile. Il mio lievito è diventato lievito madre in 9 giorni. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui il lievito, cioè questa massa, cresce nel giro di 3-4 ore, anche 5, vuol dire che è diventato capace di avere la sua forza e quindi è diventato lievito madre. Quindi con quel lievito poi si può panificare. Fino a quel momento vedrete che la fermentazione è lenta. All'inizio ci metterà 48 ore per diventare il doppio. Poi i tempi si accorceranno, però iniziamo semplicemente con farina e acqua. La farina deve essere una farina un po' proteica, quindi deve avere almeno 13-14 di proteine. Io ho preso una farina zero, se voi volete potete prendere una biologica. Si parte così: 200 grammi di farina già pesati sulla mia bilancia e adesso io metto 110 di acqua e poi vedo, facendo l'impasto, com'è. Deve essere una bella pallottolina morbida ma nello stesso tempo tenace. Io ho messo 115 grammi di acqua, la tengo qui perché forse ci sarà bisogno di aggiungere dell'altra. Man mano che diventerete più esperte sarete in grado anche di capire la giusta consistenza del lievito, come morbidezza. Io comincio ad impastare sempre con le mani. Questa massa io la lascerò qui a temperatura ambiente. Fatto, senza nessun attivatore, perché dovete avere la pazienza di aspettare che cresca, che fermenti. La pallottolina è pronta, va messo così semplicemente. A temperatura ambiente, coperto leggermente con questo piattino
da caffè, la mia è una brocca, quindi l'aria passa da qui perché lui deve respirare. Cosa faccio? Lo metto qui. Eccoci qui tornati. Guardate come è cresciuto l'impasto che abbiamo fatto. Il segno è qui, ho messo dello scotch. Adesso io toglierò tutta questa parte superiore che è un po' scura, la butto, poi peso il rimanente e metterò la stessa quantità di farina, uguale al peso dell'impasto rimanente, più mezza quantità di acqua. Questo impasto ha bisogno di essere nutrito. Tolgo tutta questa parte nera che sa anche di acido. La tolgo completamente e questo si butta. Accendo la bilancia e peso questa quantità, è 152. Quindi mettiamo la stessa quantità di farina, quindi 152 grammi di farina, e la metà, 76 grammi di acqua. Io adesso faccio l'impasto come quello iniziale, lo rimetto di nuovo a crescere. Appena raddoppia dobbiamo rifarlo di nuovo, farlo mangiare di nuovo, ma non possiamo far mangiare tutta questa farina, quindi dispiace, ma da questo, quando sarà cresciuto, preleveremo solo un 100 grammi di impasto che raddoppieremo. Il resto la prima volta, solo la prima volta, va buttato. Una parte si metterà nel frigo e diventerà, diciamo, il lievito madre, e l'altro lievito madre, che ormai si è trasformato, lo utilizzerete in quel momento per fare l'impasto che volete. Pane, pizza, quello che desiderate voi. Adesso io devo mettere, perché è ancora troppo molle, vedete, devo mettere giusto un altro pochetto di farina, così da dargli una giusta consistenza come quella che ho dato l'altro ieri quando ho fatto il primo impasto energicamente, e metterò di nuovo a crescere all'interno del contenitore di vetro alto, perché il lievito deve avere la forza per svilupparsi, ma deve essere in un ambiente stretto, non deve essere una ciotola larga, deve essere una cosa stretta e alta, così ha più forza per svilupparsi. Ecco la mia pallina, bella, pronta. Così io adesso la metterò all'interno del contenitore di vetro, come prima. Con il contenitore lavato ed asciugato, che era quello in cui è cresciuto il lievito, ed è qui che vi devo fare una importante raccomandazione. Il contenitore che serve per la creazione del lievito madre o quello che userete per fare i rinfreschi quando ormai andate a pieno regime, non deve essere mai lavato con detersivi, ma soltanto con acqua calda, acqua corrente, acqua calda, e pulito, ok? Mettiamo questo dentro, lo premiamo bene, eccolo qui, il segno, lo copro con questo piattino e c'è sempre l'aria che entra da qui, quindi
non è ermeticamente chiuso e lo lascio qui a riposo come sempre. Ci rivediamo al primo rinfresco. Eccoci qui di nuovo. Mi sono volute esattamente 16 ore perché arrivasse a questa altezza. Come potete vedere da vicino, si incominciano a vedere già gli alveoli. Prendo soltanto 100 grammi di questo impasto e faccio il rinfresco. Procediamo. Prendo 100 grammi di questo impasto. Già ha un aspetto diverso rispetto a ieri, quando lo abbiamo rinfrescato. Quindi ci ha messo 16 ore per raddoppiare. Metto 100 grammi di farina e 50 di acqua e impastiamo. Ora ci metterà ancora meno per raddoppiare. Il lievito sarà pronto solo quando nel giro di 4 ore, massimo 5, raddoppia. A quel punto è pronto per gli impasti e quindi è diventato il lievito madre. Abbiamo preparato.